Ciao a tutti ragazzi, oggi vorrei fare con voi un esercizio che mi ha aiutato molto a rilassare gli angoli delle labbra, a non avere tensioni in generale nell'embouchure e negli angoli. È un esercizio che mi ha spiegato e insegnato molto bene Claudio Montafia, che ringrazio, come sempre è stato il mio insegnante fra i più efficaci, diciamo. L'ho seguito sempre con tanto affetto e tanto interesse per le sue lezioni, che sono sempre state piene di musica, spunti musicali e tecnica insieme. E cerco oggi di copiare un po' questo nelle mie lezioni, cioè di avere un equilibrio fra quello che posso insegnare a livello tecnico e quello che posso insegnare a livello musicale in un brano. E quindi ancora grazie Claudio. Vi rimando tra l'altro al suo video che spiega lo stesso esercizio in maniera molto efficace e vi do una mia versione dello stesso esercizio. Allora si parte dal gonfiare le guance, gonfiare la bocca piena di aria in questo modo, come a creare un palloncino d'aria in bocca. Come vedete, ancora senza flauto, e lo faccio per avere la sensazione di avere solo aria in bocca e capire il potenziale dell'aria, cioè dove può arrivare l'aria. L'aria, vedete, in questo momento può arrivare davvero dappertutto. Quando dico dappertutto intendo anche all'interno delle labbra, fra le gengive e le labbra, fra i denti e le labbra. Anche nel labbro di sotto sento pienezza di aria, ricchezza d'aria. Questo come prima fase vorrei farvelo mantenere portando il flauto a voi, ma non per suonare, solo come appoggio. Quindi useremo la parte del tubo della testata e lo appoggeremo dove dovrà essere. Ecco, vedete, se riesco a appoggiare la parte tubolare della testata nell'incavo, sotto il labbro di sotto, mantengo il palloncino d'aria in maniera facile ed efficace. Se porto il flauto, la testata troppo sul labbro di sotto, tendo a distruggere il palloncino d'aria, tendo a spaccare l'embouchure che naturalmente si è formata e fa dosare l'aria in uscita. Quindi occhio a non fare questo, cioè di schiacciare il labbro di sotto con l'appoggio, che sarà poi la boccola. Quindi già questa prima parte è utile, secondo me, avere la sensazione di un appoggio ben chiaramente nell'incavo, gengiva, mento e appena sotto il labbro di sotto, non sul labbro di sotto. Come sappiamo, appunto, schiacciare in maniera troppo forte e in generale appoggiare troppo boccola sul labbro di sotto, troppa parte della boccola sul labbro di sotto, blocca il labbro di sotto stesso e impedisce la formazione di un buon foro delle labbra. Quindi questo sarà il primo step. Secondo step, dobbiamo cercare di avere lo stesso appoggio della boccoletta come era per la testata e creare un re acuto molto soffioso, deve essere molto brutto e soffioso. Questa prima fase portate pazienza, sopportate un suono brutto e fare appunto questo re acuto tenendo l'aria ovunque in bocca e nelle labbra. Sentite, è molto sporco e soffioso. Però sto mantenendo l'aria all'interno delle labbra e delle guance. Se appunto mettessi la boccola troppo sul labbro di sotto, schiacciandolo, non riuscirei a mantenere quest'aria ovunque in bocca. O verrebbe subito da compattare le guance. Una volta mantenuto il palloncino d'aria con l'aria nelle guance, togliamo l'aria delle guance ma la teniamo nelle labbra, quindi come giustamente dice Claudio anche nel suo video, guance normali come per soffiare sul flauto, stesse labbra. A questo punto dovreste sentire un suono più timbrato, più pulito, più definito, le guance tornano in posizione normale e le labbra rimangono ricche d'aria.
questi cuscinetti d'aria che si formano all'interno delle labbra, che si mantengono all'interno delle labbra perché le avevamo già nell'esercizio con le guance piene d'aria, sono preziosi. È come mi diceva un altro grandissimo insegnante che ho avuto la fortuna di avere, Glauco Camborsano, a Imola, quando mi perfezionavo all'Accademia di Imola, primo flauto della Scala all'epoca, e questi cuscinetti d'aria sono importantissimi come un sottile strato d'olio per un ingranaggio. Se non ce l'hai l'ingranaggio grippa, se ce l'hai anche solo appena un filo di strato d'olio, appunto, l'ingranaggio scorre fluido. E questo vale per il nostro suono. Se c'è, il suono è migliore, più proiettato, più ampio e scorre in qualsiasi funzione abbia, un salto, un legato, un migliore staccato, un volume richiesto. Se non c'è il cuscinetto d'aria nelle labbra, il suono grippa, o scrocca, o non è facile un legato, o non è così bello come timbrica. Quindi ripartiamo, aria nelle guance. Sentite che quando vi toccate il labbro di sopra potete ancora sentire una distanza, un margine fra il vostro labbro e le gengive o i denti. Questo, se succede, ovviamente vi modifica il suono mentre lo toccate, ma è un buon segno, vuol dire che c'è il cuscinetto d'aria. Se non c'è, le labbra sono appiccicate ai denti. E tra l'altro non si modifica più di tanto quel suono che ottenete. Quindi inizio, soffioso, aria ovunque, togliamo l'aria dalle guance, cerchiamo di tenere le stesse labbra ricche d'aria. Questa embouchure, diciamo queste labbra ricche d'aria, cerco di tenerle un po' ovunque, in tutte le ottave. Questo mi aiuterà sicuramente in un suono, in un'emissione di un suono più corposo, più ricco e meno soffioso. Spero che questo tip, questo consiglio vi sia servito, vi servirà anche a mollare le tensioni generiche che si possono formare nelle labbra e soprattutto agli angoli. Mettendo l'aria dentro le labbra e le guance non potete più avere queste tensioni, e che questo vi faccia guadagnare qualità, bellezza, proiezione e anche intonazione nel vostro suono, utile al vostro studio giornaliero e all'esecuzione dei vostri brani. Grazie per seguirmi come sempre. E se vi è piaciuto il video, come oramai va di moda dire su YouTube, mettete un bel like e iscrivetevi. Grazie a tutti, al prossimo tip. Ciao!